State guardando i video che compongono la guida completa al trasferimento in Tunisia. Questo è il video numero 2. E se non avete guardato il primo, ve lo consiglio caldamente perché sono tutti collegati, al fine di darvi le informazioni che vi servono. Siamo al punto in cui avete deciso di trasferirvi e dovete scegliere l'agenzia che si occuperà dei vostri documenti. La soluzione non è farvela consigliare, perché chi lo farà vi indicherà quella giusta per le sue esigenze, non le vostre. Imparate a farlo da soli, con delle semplici regole. Se è nostra intenzione trasferirci in Tunisia, la cosa principale è scegliere quindi l'agenzia che si occuperà del nostro trasferimento. Partiamo subito da chi pensa che conoscere la lingua francese e avere la praticità di paesi sconosciuti sia sufficiente per fare tutto da soli. Per carità, ci sono persone che hanno fatto tutto senza incontrare un solo problema, ma personalmente, avendo questo canale, ho sentito di centinaia di persone che si sono trasferite o lo stanno facendo e posso dirvi che la maggior parte dei problemi li hanno avuti proprio facendo tutto da soli o con conoscenti che si sono offerti, diciamo così, gratuitamente. Cerchiamo quindi di capire quale agenzia scegliere, qual è il criterio. Ma chiaramente sono le nostre esigenze. Dobbiamo pensare a cosa ci fa sentire sicuri, cosa ci piace e cosa non ci piace in Tunisia. Solo un'approfondita conoscenza delle vostre esigenze e preferenze permetterà ad un'agenzia di trasferimento di consigliarvi al meglio per la scelta della località, del tipo di casa, eccetera. La prima scelta è la vostra, ragionando sempre sulle vostre necessità. Sceglierete l'agenzia giusta in base a quello che vi offre. Conoscervi bene è fondamentale, come vi ho già detto. Io nel mio piccolo cercherò di farvi capire quali sono le variabili che devono farvi riflettere. Valutiamo altri aspetti. Partiamo dal costo, che per tante persone è un argomento base. Molte agenzie prendono 600 euro per occuparsi del vostro trasferimento, vi trovano l'albergo dove alloggiare provvisoriamente, vi aiutano a cercare casa, aprire un conto corrente, vi fanno stipulare il contratto con le relative registrazioni, il permesso di soggiorno, l'AIRE, l'accredito della pensione, la defiscalizzazione e l'ingresso eventuale dell'auto. Un bel da farsi, non c'è che dire. 600 euro non è un prezzo che vi chiedono tutte. Alcune agenzie che si definiscono di grande esperienza superano addirittura i 1000 euro. Cifra che ritengo eccessiva, a meno che non si forniscano servizi aggiuntivi che la giustificano. In alcuni casi non ci sono affatto servizi aggiuntivi, si parte da una cifra così alta presentandosi come esperti di lunga esperienza. È sicuramente un fatto che l'esperienza può fare la differenza, ma di certo non è l'unico elemento da tenere presente, quindi a mio personalissimo avviso, in mancanza di servizi suppletivi particolari, 1000 euro mi sembrano eccessivi, ma ripeto, è un mio personale punto di vista. Vivere sul posto, conoscere gli uffici competenti, le agenzie immobiliari migliori per trovare una buona casa richiede sicuramente un'adeguata esperienza, ma con accordi chiari e corretti, una buona struttura collaborativa con dipendenti locali, te la fai in meno di un anno. La differenza è data dai servizi offerti, oltre ovviamente a chi si occuperà della documentazione fiscale, perché si sa, avere a che fare con l'INPS non è sempre una passeggiata. E sicuramente non è un'incombenza che affiderei ad una persona straniera, con tutto il rispetto per la loro professionalità. In effetti ci sono agenzie che, al di là di un'informazione in amicizia che nessuno ti nega, offrono servizi anche dopo che tutte le pratiche sono state terminate, una sorta di cura del pensionato o della coppia che così si sente più sicura, più tranquilla, specialmente dal punto di vista sanitario, e questo, fatemelo dire, è un bene di indubbia certezza e che giustifica, a mio avviso, un costo maggiore. Infatti, perché dicevo prima, chi vi consiglia deve conoscervi? Perché se siete persone timide e fate amicizia difficilmente, non conoscete il francese, avete paura di stare male a casa senza sapere a chi rivolgervi, sapere di poter contare su un servizio di assistenza anche dopo le pratiche, 24 ore su 24, può dare sicurezza. Quindi consigliereste voi stessi a persone così di scegliere un'agenzia che vi offre anche servizi post-defiscalizzazione, atteso che sarà più cara? Eventi, cene di gruppo per fare conoscenza, sono cose superflue per alcuni, ma possono fare davvero la differenza per altri.
e per chi invece non ha paura affatto e preferisce fare da solo le proprie conoscenze e non ha timore di affrontare un periodo di transizione che potrebbe intimorire una persona pensionata e sola? In questo caso ha bisogno solo di fare i documenti e quindi sarà possibile preferire un'agenzia più economica che in termini di competenza e professionalità non ha nulla di meno delle altre. Per quanto mi riguarda, preferisco mettere le persone nelle condizioni di scegliere autonomamente, ecco perché difficilmente consiglio agenzie specifiche. Consigliare qualcuno significa in ogni caso assumersi una responsabilità che proprio non voglio. Avete chiaro adesso perché è impossibile che persone che non conoscono le vostre necessità possano consigliarvi l'agenzia giusta per voi e che se l'agenzia non approfondisce la vostra conoscenza non sarà in grado di sistemarvi al meglio. Perché indico sempre Amamet come punto base di partenza per trasferirsi in Tunisia? Perché in questo ultimo periodo molte pratiche stanno diventando più ostiche. Il rilascio del permesso di soggiorno, l'apertura del conto corrente, portare a seguito l'auto non ne parliamo poi. Ad Amamet, da quello che sembra, le amministrazioni pubbliche sono più propense ad assecondare chi vuole risiedere qui, mentre in altre città le cose non sembrano vadano sempre nel verso giusto. Affidarsi poi ad amici di amici o agenzie senza un ufficio, una evidente situazione professionale consolidata, presenta rischi non trascurabili, come potrebbero raccontarvi alcuni connazionali che a Sousse hanno pagato un servizio di defiscalizzazione in anticipo e quando sono andati dalla commercialista tunisina Annebel, che avrebbe dovuto svolgere la pratica, hanno avuto una brutta sorpresa. La stessa ha detto di non fare più pratiche per questa agenzia, gestita da una giovane donna italiana, perché non era mai stata pagata. Inutili i tentativi di mettersi in contatto per la restituzione dei soldi. Ho parlato di punto di partenza in Amamet, nulla vieta poi di cambiare per altre destinazioni, ma almeno mettete le pratiche a posto con maggiore sicurezza, con una scelta più vasta di professionisti e pochissime mele marce da evitare. Quando possono verificarsi problemi nello svolgimento delle pratiche di defiscalizzazione? Dati sbagliati, indirizzi sbagliati, omissione nella compilazione online e la pratica non va a buon fine. E indovinate un poco chi sono le persone che hanno più avuto problemi del genere. Chi si è rivolto ad amici di amici, che conosce il tizio bravo e disponibile che ha sempre lavorato in un'amministrazione e che ti fa la documentazione con 200 euro. Tu risparmi, almeno credi di farlo, e lui si mette in tasca 200 euro esentasse che qui sono quasi uno stipendio. Sta di fatto però, come vi ho detto, che conosco molte agenzie che vengono poi contattate da clienti che sono state vittime di errori di presentazioni delle domande da parte di questi pseudo esperti. Chiaramente se un amico vi aiuta a fare i documenti, ma commette un errore, che fate? Lui al massimo si scuserà, ma il problema resterà vostro, perché di certo non potrete denunciarlo, perché in Tunisia se vi rivolgete a qualcuno che lavora in nero, siete anche passibili di sanzioni. Il mio consiglio spassionato quindi è quello di rivolgersi sempre ad agenzie conosciute, qualificate, con sede legale, che godono di buona reputazione e che pagano le tasse. Qualsiasi errore siete tutelati e si ripara immediatamente senza costi aggiuntivi, mentre invece chi paga a nero perde i soldi, dovendo poi ripagarli ancora per far risolvere le pratiche a veri professionisti. Vi invito a guardare un video che troverete online nei prossimi giorni di settembre, nel quale parlerò in maniera dettagliata e con le disposizioni legislative alla mano su quali sono i CAF e i patronati che operano sul territorio tunisino, di quali pratiche si occupano e in che modo. Ora che sapete come scegliere l'agenzia giusta e metterla nelle condizioni di conoscervi bene per consigliarvi al meglio, vi invito a seguire la playlist Guida completa per trasferirsi in Tunisia. Vi ricordo che la playlist la trovate nella homepage del canale Diario Tunisia, perché conto di renderla completa di tutte le informazioni entro la fine di settembre. Ora che abbiamo scelto l'agenzia, dobbiamo cercare casa, ma vi do appuntamento al video numero 3.